sei interessata a lavorare sulle navi da crociera, potresti voler sapere come scrivere un curriculum efficace per migliorare le tue possibilità di ottenere il lavoro dei tuoi sogni. Chi si candida in genere invia un curriculum per descrivere la propria esperienza e le qualifiche per la posizione che ha scelto. Come ho detto anche in qualche altro video per il quale ti lascerò il link qua su, è molto importante leggere bene la descrizione del lavoro per evidenziare nel curriculum le competenze e le esperienze specifiche richieste. In questo video ti spiego come scrivere un curriculum per lavorare sulle navi da crociera e ti offro suggerimenti per preparare questo tipo di curriculum. Sentiti libero o libera di contattarmi, invierò un modello esempio per aiutarti a scrivere il tuo. Ecco alcuni passaggi che puoi seguire per scrivere un curriculum efficace ed ottenere il lavoro dei tuoi sogni sulle navi da crociera. Numero 1. Evidenzia le tue informazioni di contatto. Nell'angolo in alto a sinistra del tuo curriculum inserisci le tue informazioni di contatto. Scrivi il tuo nome e cognome completi in un carattere leggermente più grande per distinguerli dal resto del curriculum. Sotto il tuo nome includi il tuo numero di telefono e indirizzo email, così i reclutatori sapranno come contattarti per organizzare un colloquio o richiedere informazioni aggiuntive. Molti reclutatori contattano i candidati tramite email, quindi assicurati di avere un indirizzo email professionale da elencare nel curriculum. Se hai un collegamento ad un profilo social professionale, includilo con le tue informazioni di contatto. Numero 2. Scrivi un riepilogo professionale. Sotto le tue informazioni di contatto crea un riepilogo professionale per descrivere le tue qualifiche rilevanti per la posizione che hai scelto. Se hai già fatto esperienza sulle navi da crociera, comunica al reclutatore da quanto tempo lavori nel settore e descrivi i tuoi punti di forza nella posizione che hai già svolto. Se hai poca o nessuna esperienza professionale, elenca alcune competenze trasferibili che puoi apportare al ruolo, come le capacità di lavorare in squadra. Nel riepilogo menziona le certificazioni che possiedi per lavorare in mare, così come le tue qualifiche per il ruolo. Mantieni il riepilogo ad un massimo di 3 righe per rendere più facile ai reclutatori continuare a leggere il resto del tuo curriculum. Per quanto riguarda i corsi e le certificazioni per lavorare in mare, ho anche fatto un altro video per il quale ti lascerò il link qua su. Ti consiglio di andare a guardarlo. In quel video parlo anche delle 2 prime settimane a bordo e tutto quello che devi sapere per evitare sorprese prima di andare in nave. Numero 3. Descrivi la tua esperienza. Quando elenchi le tue posizioni passate, includi il tuo titolo di lavoro, il nome del tuo datore di lavoro o della compagnia di crociere per la quale hai lavorato in precedenza, il nome della nave e le date dei contratti effettuati. Elenca la tua esperienza lavorativa in ordine cronologico inverso, iniziando dalla tua posizione attuale o più recente. Sotto ogni posizione scrivi in un massimo di 5 punti la tua esperienza. Includi una combinazione delle tue responsabilità principali e dei risultati ottenuti in ogni ruolo. Ad esempio, se hai già lavorato in nave, potresti scrivere che durante le esercitazioni di sicurezza ha aiutato altri compagni di nave a rispettare e capire le procedure a bordo. Numero 4. Evidenzia le tue credenziali. Sotto la tua esperienza lavorativa descrivi la tua formazione ed evidenzia le credenziali che hai per lavorare in nave. Ad esempio, puoi elencare il nome dell'accademia marittima che hai frequentato e la laurea che hai conseguito. Se sei un neolaureato, puoi fornire informazioni aggiuntive sulla tua formazione, come corsi di studio completati. In questa sezione elenca anche se hai già conseguito le certificazioni per lavorare in mare, come gli standard di formazione e certificazione, detti anche STCW. Puoi anche includere eventuali corsi di formazione che potresti aver completato, come corsi sulla sicurezza. Numero 5. Elenca le tue competenze pertinenti. È
importante elencare alcune competenze pertinenti nel tuo curriculum per mostrare ai reclutatori che possiedi le qualifiche necessarie per lavorare sulle navi da crociera. Includi una combinazione di competenze tecniche e trasversali e la capacità di lavorare bene con altre persone. Questo evidenzia la tua capacità di lavorare in team. In questa sezione del tuo curriculum cerca di includere da 6 a 10 competenze ed elenca ciascuna come un punto elenco a sé stante. Alcune competenze che potresti voler includere nel tuo curriculum per lavorare sulle navi da crociera sono la resistenza fisica. A secondo della posizione, chi lavora in nave spesso sta in piedi per lunghi periodi di tempo e svolge lavori faticosi. La forza e la resistenza fisica possono aiutarti a completare queste attività lavorative. Il lavoro di squadra. Quando si lavora sulle navi bisogna saper collaborare con altri membri dell'equipaggio in varie attività. La capacità di lavoro di squadra possono aiutarti a lavorare in modo produttivo con gli altri, mentre trascorri settimane o mesi a bordo insieme a loro in mare. La comunicazione. Devi possedere questa capacità per comunicare con gli altri membri dell'equipaggio riguardo attività o procedure da seguire. Potresti dover comunicare ad altri reparti o anche agli altri passeggeri l'arrivo in porto, le procedure di sbarco ed altre informazioni utili. La conoscenza dei protocolli di sicurezza. È importante che chi lavora in nave conosca i protocolli di sicurezza in modo da rispettare le leggi marittime e le politiche aziendali, poiché può aiutare a ridurre al minimo i potenziali rischi per la sicurezza in mare, come ad esempio gli incendi. Numero 6. Correggi il tuo curriculum. Prima di inviare il tuo curriculum, leggilo attentamente e correggi eventuali errori di ortografia, grammatica o punteggiatura. Utilizza un software di elaborazione testi con funzionalità di modifica o un'applicazione di modifica online che ti aiuterà a rivedere il documento. Chiedi ad un amico o ad un familiare di cui ti fidi di leggere il tuo curriculum e di darti un parere al riguardo. La correzione di bozze può aiutarti a garantire che il tuo curriculum sia senza errori, accurato e professionale. Questo passaggio può aiutarti a creare un'impressione positiva e mostrare ai reclutatori la tua attenzione ai dettagli, che è una caratteristica preziosa per qualsiasi posizione sia in nave che a terra. Un mio consiglio per il tuo curriculum è quello di usare un formato professionale. Mantieni il formato del tuo curriculum semplice e conciso, in modo che sia facile per i reclutatori esaminare le tue competenze ed esperienze. Usa un carattere leggibile e margini standard. Per trasmettere professionalità, includi parole chiave, rivedi la descrizione del lavoro per identificare le parole chiave che mostrano ciò che il reclutatore cerca per quella posizione specifica. Includi le parole chiave della descrizione del lavoro nel tuo curriculum per aiutarti a superare un sistema di tracciamento dei candidati, o anche detto ATS, che alcuni reclutatori utilizzano per gestire digitalmente le attività di reclutamento e assunzione. Quantifica i tuoi risultati. Quando possibile, quantifica i tuoi risultati per mostrare al reclutatore l'impatto che hai avuto in una posizione precedente. Ad esempio, potresti scrivere di aver implementato un nuovo sistema o semplificato una procedura. E fino a qui il video di oggi. Se hai delle domande scrivimi pure nei commenti qua sotto, risponderò appena possibile. Grazie per aver guardato il video fino alla fine e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!